Absintiadi 2025, la 23esima edizione della grande festa dedicata all'Assenzio, che si tiene ogni anno a Pontarlier, in Francia, ad inizio ottobre. Quando questa città, ai confini con la Svizzera, diventa il centro del mondo per una comunità globale di appassionati, distillatori, collezionisti ed esperti di Assenzio. A nome dell'Académie d'Absinthe, associazione italiana per la tutela dell'Assenzio, racconteremo questo viaggio straordinario nel cuore della Fata Verde. Appena giunti a Pontarlier ci concediamo subito una cena con fontana di Assenzio al tavolo, conclusa con una crème brûlée all'Assenzio. Il viaggio inizia nel modo perfetto. Ma la vera avventura inizia il giorno dopo, direzione Val de Travers, Svizzera, il luogo dove nacque l'Assenzio. Arriviamo da Clos de la Bougnon alla distillerie Artemisia Bougnon. Iniziamo la mattinata con un bicchiere di La Clandestine, il modo migliore per cominciare. La storia di Bougnon è incredibile. Nel 2000 produceva Assenzio clandestinamente nel seminterrato di casa, negoziando con la moglie per avere più spazio tra gli alambicchi e la lavatrice. Nel 2005, quando l'Assenzio stava per essere rilegalizzato, è stato il primo distillatore del villaggio natale dell'Assenzio a ottenere tutte le autorizzazioni. Ha aperto la strada a tutti gli altri distillatori clandestini. Restando a Cuvée, ci richiama la distillerie Lavalotte Martin. Quest'anno si è trasferito in un posto speciale, l'antica casa vacanza della famiglia Pernod. Pernod aprì la prima distilleria francese di Assenzio, trasformandola nella più grande ed influente dell'Ottocento. E di recente questo casolare è stato completamente ristrutturato. Philippe ha ripreso le ricette di Assenzio da suo padre Francis, che lo distillava clandestinamente nella vasca da bagno. Il progetto di ristrutturazione di questa scuderia ottocentesca ha richiesto molto lavoro, ma degustare un ottimo Assenzio qui, dove un tempo scalpitavano i cavalli di Pernod, è un'esperienza davvero speciale. Buongiorno, fan dell'Assenzio. Thank you very much, and I hope you enjoy my product. Tappa fondamentale, la Maison de l'Absinthe a Moutier. Questo museo racconta oltre 2 secoli di storia dell'Assenzio in modo perfetto. È anche negozio, bar e non solo. È ospitato nell'ex municipio, proprio quello dove durante il proibizionismo si firmavano le multe ai distillatori clandestini. Il percorso inizia dalle origini medicinali dell'Elisir. E poi si consultano le prime ricette manoscritte dell'Absinthe. E qui c'è un tesoro, la bottiglia d'Absinthe du Bière per Fils, la più antica al mondo, la prima marca di Assenzio ufficialmente prodotta. Dopodiché la Belle Époque prende vita. Un antico bistrò ricostruito con oggetti autentici, fontane, bicchieri, locandine d'epoca. È come entrare in una macchina del tempo. Il museo fa capire quanto l'Assenzio fosse parte della vita quotidiana. Francia, America, Nord Africa, era ovunque. Era la bevanda di un'intera epoca. Fino al 1910, quando tutto cambiò, il bando ingiusto che spezzò questa tradizione. Nelle sale successive si racconta ciò che avvenne dopo il 1910. L'Assenzio viene bandito, ma per quasi un secolo qui in Val de Travers continua a vivere. Prodotto clandestinamente, nascosto in quasi ogni casa. Alambicchi artigianali celati nelle cantine, bottiglie camuffate da barattoli o da conserve di frutta, un'ingegnosità dettata dalla passione. E poi c'è lei, la Malotte, una delle più famose distillatrici clandestine della valle, controllata infinite volte, perquisita anche da agenti in borghese, ma non la beccarono mai. La sua foto è esposta proprio di fronte alla scrivania dove si firmavano le multe ai distillatori clandestini, quasi a sbeffeggiare ancora chi cercava di fermarla. Questa è resilienza. Il museo continua, un altro piano con mostre immersive, video, testimonianze, ma io non voglio svelarvi tutto. Questo posto va vissuto di persona, ne vale davvero la pena. Torniamo in Francia, Le Four Distillerie Aymonier.
François Monnier è una delle persone più generose del mondo dell'Assenzio. Quest'anno ospita nella sua maison altre 4 distillerie francesi, 5 distillatori, decine di prodotti, ore di degustazione. Un concentrato di eccellenza artigianale in un'unica location. E Meira ci offre pure da mangiare. François ci accoglie con le sue ultime creazioni. Eravamo stati qui a giugno, aveva 5 assenzi nuovi. Ora ne troviamo altri 4. Innovazione continua. Ogni assenzio con sfumature diverse, ma la qualità è sempre altissima. Ci soffermiamo su questo assenzio, Le Fantôme de Montmartre, nato dalla collaborazione con l'artista americano Tony Rocco. 4 etichette diverse, ognuna dedicata a un maestro della Belle Époque: Picasso, Van Gogh, Modigliani, Toulouse-Lautrec. In questo momento non lo sappiamo ancora, ma questo assenzio vincerà il grande cucchiaio d'oro delle Absintiadi 2025. Yeah. Un ringraziamento speciale a lui, il nostro Chuck umano ufficiale. Eh ben, du coup, cette année, encore beaucoup de nouveautés. Donc, on a 9 nouvelles absinthes. On a du coup la série des Vivaldi, printemps, été, automne, hein, et bientôt l'hiver. Un hommage à l'Italie. Voilà. On en a une sur un alcool de pomme. On en a une qui est un partenariat avec un artiste américain, une recette assez riche, assez complexe. On a la Martial. La Martial est un partenariat avec Martial Filippi de Absinthe Dépôt. C'est une absinthe aux 3 artémisia. On a la Féligérienne qui est une absinthe avec des amandes, un partenariat avec un bar absinthe à Orléans. On a la nouvelle estivale, distillée avec les plantes fraîches, cette année avec du basilic dans la coloration. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait aussi la Inspire-moi, qui est une recette qu'on a fait pour un événement culturel qui a eu lieu cet été à Malbuisson. Et voilà pour les nouveautés de cette année. Ok. Ciao a tutta la comunità italiana dell'Assenzio. Bravo, bravo. Bravo. Applauso. Nell'altra stanza c'è David Panier della Lutron Livre, una distilleria giovanissima ma già con forte personalità. Ci parla dei suoi prodotti. C'est bon. 3, 2, 1, clap. E ringraziamo sempre lui. Alors, bienvenue chez Lutron Libre. Pour le coup, cette année, un petit peu plus de diversité, avec 2 absinthes blanches et une absinthe verte. L'absinthe blanche de Gustave, qui était l'année dernière au concours, qui a fait la médaille d'argent sur la catégorie blanche. Cette année, une nouveauté un peu plus atypique, bien sur la fleur, fleurs sauvages et fleurs cultivées. Elle est au concours cette année, on amène de la variété et c'est pour le fun, c'est pour ramener un petit peu de fun dans le concours, donc voilà. Et puis la verte La Source qui était là l'année dernière, bien sur le côté herbacé, assez légère, pareil en anis, mais le côté herbacé sur la sauge, la verveine citronnée. Voilà. Email ou téléphone? Et après ici Anisey Gin, mais là on est sur autre chose, mais la distillerie a évolué un petit peu depuis l'année dernière. Donc voilà. Ciao ciao. Karine, agricoltrice e distillatrice della Belle Plante, che indossa la nostra spilletta portafortuna dell'Académie d'Absinthe. Dalla terra all'alambicco, coltiva, raccoglie selvaticamente, distilla, tutto fatto a mano. Il suo absinthe L'Étincelle vincerà il cucchiaio d'oro nella categoria Blanche. Yes. Alors, cette absinthe-là, ça c'est la dernière de cette année, l'Étincelle, avec une base de génépi, donc génépi de culture, en bio. Celle-ci, c'est une absinthe qui est plus florale, qui est plus légère et plus sur la fraîcheur aussi. Celle-ci, la verte, elle est plus ronde, plus fruitée et plus douce aussi. Celle-ci, c'est plutôt des notes citronnées par plusieurs plantes et avec un petit peu de menthe et du sapin. Donc sapin en cueillette sauvage. Celle-ci, on y retrouve des notes de basilic et de la menthe. Et celle-ci, c'est la plus directe, la plus épurée, qui est vraiment centrée sur absinthe, hiver. C'est la plus directe. Ciao.
Jean-Philippe Magnanet dal cuore della Borgogna. Per i suoi essenzi e non solo fa qualcosa di unico, usa solo alcol di vino borgognone, una base nobile straordinaria. Distillerie Magnanet, installée du coup à Nuits-Saint-Georges en Bourgogne, où il y a 3 absinthes, donc la blanche, doxa et absinthe verte. Absinthe blanche, donc toutes les absinthes sont faites à partir d'alcool de vin, donc certifié bio. Et l'absinthe blanche qui est faite donc, sur une base de graines de moutarde qui se marie bien avec notamment le fenouil. Et ce sera l'absinthe la plus anisée, la plus florale et également la plus douce, un peu plus complexe également. Ensuite l'absinthe doxa qui prend le contre-pied des stéréotypes autour de l'absinthe. Où encore beaucoup malheureusement de personnes pensent que l'absinthe rend fou ou qu'il est interdit. J'explique que non, contrairement à la doxa et à la pensée dominante, l'absinthe ne rend pas fou. Donc ça c'est une absinthe qui est beaucoup plus marquée plante d'absinthe, avec assez peu de botanique pour vraiment mettre en avant la plante d'absinthe. Et ensuite l'absinthe verte, qui est en fait la même absinthe que celle vue précédemment, mais avec une coloration de plante par-dessus, où je vais rajouter mélisse, je vais rajouter menthe, réglisse et également maté. Le maté qui va donner une petite amertume. Traditionnellement, on colore les absinthes vertes sur une base de petite absinthe. Et là, l'idée c'était de faire partir de maté tout simplement parce que j'aime bien le maté et je trouvais que ça marchait bien ensemble. Voilà sur la présentation des différentes absinthes de la distillerie. Ciao Italie. Mathieu Frécon della Distillerie de Bagne, distillatore erborista dalla Svizzera, 1300 metri di altitudine sulle Alpi, vicino al confine con la Valle d'Aosta. Lui unisce distillazione e spagiria, l'antica medicina alchemica di Paracelso. Produce liquori, distillati e i suoi assensi sono diversi. Una base di alcol di vino molto intensa, alcuni ricordano le grappe. Un'eccezione nel mondo dell'assenzio tradizionale, ma proprio per questo potrebbero conquistare molti palati italiani. La maestria è evidente. Ci fa assaggiare la Petite Charmeuse, un liquore a base di artemisia ed altre erbe che ricorda la Chartreuse, e la Chinadelle Verte, un assenzio di 65 gradi fatto con oltre 40 piante aromatiche e medicinali, molto amaro, erbaceo, leggermente aromatizzato all'anice, un'interpretazione particolare dell'assenzio, che amplia i confini. Ritorniamo a Pontarlier e raggiungiamo la Distillerie Guy, una delle più antiche distillerie di Assenzio. Quest'anno festeggia 135 anni di attività ininterrotta. Questa distilleria è riuscita a sopravvivere per oltre un secolo adattandosi ai tempi, diversificando la produzione, creando il Pontarlier Anis durante il proibizionismo e oggi producendo sia assenzi storici che creazioni innovative. È una festa, band dal vivo, atmosfera conviviale, gente di tutte le età. Ma il cuore della distilleria batte qui. Antichi alambicchi in rame centenari. Dopo oltre un secolo continuano a distillare assenzio in modo artigianale, proprio come un tempo. Questi alambicchi hanno visto di tutto. L'età d'oro dell'assenzio nella Belle Époque, quando Pontarlier contava 23 distillerie, il proibizionismo del 1915, la diversificazione e ora la rinascita. E poi le bottiglegno dove alcuni prodotti vengono invecchiati, tra cui alcuni assenzi barricati. Ci accolgono due novità, la 135, un'assenzia edizione limitata per il compleanno, e poi l'Absinthe Commune numero 1. Questo è un progetto straordinario. Nel 1905, quando l'assenzio era in pericolo, le più grandi distillerie di Pontarlier si riunirono in un sindacato per difendere insieme la denominazione Absinthe de Pontarlier. Oltre un secolo dopo, la storia si ripete. 6 distillerie, Guy, Aymonier, Bourgeois, Morguet-Champreux, Montrier e Mille Pernot, ognuna con il proprio stile, ma unite da un obiettivo comune: proteggere l'autentico Absinthe de Pontarlier. E per farlo hanno scelto la via più simbolica: creare un assenzio insieme, un'unica ricetta, un'unica bottiglia, un'unica voce. Questo è spirito di comunità nel senso più profondo. Finalmente le absintiadi vere e proprie. Il teatro ospita il concorso di degustazione.
3 giurie, VIP, di qualità e popolare. 25 assenzi in gara che è possibile assaggiare qui. Tante etichette già note, qualche novità interessante. Il livello è alto, molto alto, ma sono tanti gli assenzi che meriterebbero un riconoscimento. Ne provo subito uno nuovo con una fontana speciale ricavata da un barile del latte. Ma il vero tesoro delle absintiadi è qui, il mercatino dell'antiquariato, un paradiso per i collezionisti. Antiche fontane, bicchieri, carteggi, litografie, bottiglie dell'Ottocento ancora sigillate, sottobicchieri, lucandine, etichette rare, ogni oggetto racconta una storia. Decine di cucchiai per Assenzio con design diversi, alcuni pubblicizzavano bistrò o distillerie storiche. Cantan e Patrick Roussel, uno dei più grandi collezionisti al mondo, mi mostra alcuni dei suoi pezzi più rari. Il cucchiaio Lafoille di una nota oreficeria parigina, uno dei più bei cucchiai per Assenzio mai creato, un'opera d'arte. Tenere questi oggetti tra le mani significa toccare la Belle Époque. Immaginate i salotti parigini dove venivano usati, le conversazioni che hanno accompagnato, le mani che li hanno impugnati, se questi oggetti potessero parlare. Chissà quanti altri capolavori dell'arte e dell'artigianato avremmo visto se il bando non avesse interrotto questa tradizione. Ringraziamo Patrick e tutti i collezionisti che preservano questi cimeli. La giornata si chiude con una cena a base di fonduta organizzata da Diane e da Luis, in un posto carico di storia. Nell'Ottocento in questo edificio sorgeva la distilleria Junot, oltre 10.000 ettolitri di Assenzio all'anno. Cenare dove un tempo lavoravano gli alambicchi ha un sapore speciale. L'assenzio non manca, bottiglie da tutto il mondo. Noi condividiamo con orgoglio un Assenzio italiano, i fiori del mare della Breaking Booze di Cesena. Assenziofili, distillatori, appassionati da ogni continente. Si parla di Assenzio ovviamente, si confrontano prodotti, opinioni, visioni. La vera magia della Fata Verde è proprio nella sua capacità di creare connessioni tra persone, generazioni, paesi, tra passato e futuro. Se questo viaggio ti ha appassionato, non fermarti qui. Segui Assenzio Italia sui social e commenta scrivendo cosa ti ha colpito di più. Continuiamo insieme a raccontare, divulgare e celebrare l'Assenzio. Grazie per aver viaggiato con noi.